Buongiorno a tutti, questa è la recensione della mia nuova stampante Epson Workforce Pro. Questa stampante è una multifunzione 4 in 1 che stampa, copia, scannerizza e fa anche da fax. Sì, ci trovano le 4 cartucce di inchiostro modello 405 standard che già sono nella stampante. Il cavo di alimentazione, quello che vedete nero, e i manuali di istruzioni, la guida rapida della stampante. Questi poi sono tutte altre informazioni. Questo è un manuale per il cavo, documento di garanzia, la notifica che la stampante dichiara che è conforme. Questi sono i radio per il wifi, ci sono i cd di programmi per il computer, cioè Presto Page Manager e un altro software per la configurazione della stampante. Le dimensioni della stampante sono 42 cm e mezzo di larghezza, 37 cm e 8 di profondità, incluso anche qui, e poi 25 cm di altezza. La stampante ha un bel design, è abbastanza compatta e poi è abbastanza robusta come termini di qualità e materiali della stampante. Dà una buona sensazione quando la si tocca, perché ha una plastica che non è di quelle plastiche fragili, quindi buoni materiali di costruzioni e qualità. Qui è l'uscita per la carta, che sono massimo 80 fogli, e questo è abbastanza utile, perché vi dico, perché quando esce la carta, se voi non tirate questo qui, la carta cade. Se lo tirate idem, quindi dovete per forza aprire questo pezzo. Poi alla stampante abbiamo il cassetto della carta, che qui potete alzare per vedere quanta carta ci sia oppure se si è finita. Questo è abbastanza utile, l'ho trovato abbastanza utile, quindi lo potete, oppure potete anche aprire la carta anche da sotto, non c'è bisogno andare ad alzare questo. Vabbè, lasciamolo alzato. Il vassoio è abbastanza scorrevole. Qui al momento, perché c'è la carta, la tolgo anche così, oppure la potete togliere, oppure togliete direttamente il vassoio della carta e potete caricare la carta direttamente e poi richiudere di nuovo il cassetto della carta. Allora, noi cosa abbiamo? Abbiamo la molla, che possiamo regolare il formato della carta, la stessa identica cosa anche alla parte destra. Per esempio, che formato A5 la regoliamo così, e poi a questo punto questa dimensione, penso che sia questa dimensione la 5. A questo punto, una volta che mettete la carta, a questo punto richiudete, e l'importante è che si chiude tutto quanto. E chiudete anche questo. La stessa cosa se non aprite. Questa stampante ha la predisposizione per la USB esterna, per metterci device esterni, quindi a questo punto USB oppure una periferica esterna. La stampante ha inoltre il wifi di quinta generazione, che è abbastanza veloce, si connette subito al wifi e stampa. La presa per il fax, che il fax si mette qui, poi che si mette qua, che c'ha anche tipo una sorta di presa Ethernet, la presa USB, come vedete già attaccata, e la presa LAN, che è l'Ethernet. Queste sono la connessione che ha con i cavi. Nella parte dietro abbiamo questo supporto, che noi lo possiamo rimuoverlo, lo possiamo anche pulire periodicamente. Qui è dove gira la carta in caso che la carta si inceppasse, quindi rimuovere questo e a quel punto rimuovere la carta inceppata che è qui nella stampante.
Vi posso dire immediatamente come funziona la carta, che è qui, che è nel cassetto carta, gira e la va per stampare. In caso di un'anomalia, se si inceppa lì, noi dobbiamo togliere questo supporto qua. Per rimetterlo, l'importante è tenere premuto, metterlo in posizione e rilasciare. Poi abbiamo il serbatoio di inchiostro di scatto, che è abbastanza, che è rimovibile. Questo è il coperchio. Qui abbiamo questo serbatoio, che è una grande cartuccia, una sorta di tampone assorbente della stampante. Con questo tutte le pulizie della stampante, quindi tutte le pulizie di testine, vanno a finire qui. Quindi l'inchiostro di scatto va a finire tutto qua. Quando si riempie o quando la stampante dice che è saturo, quindi che è pieno, questo qui si deve sostituire. Questo qui ormai è per tutti i modelli recenti di Epson. Come vedete qui poi non c'è nulla, qui c'è soltanto un chip di riconoscimento ovviamente, e poi una volta che l'avete acquistato lo dovete rimetterlo al suo posto e rimettere poi il coperchio. Dalla parte superiore abbiamo l'ADF con questo che è regolabile, questo sportellino per la carta, però io sinceramente non gliel'avrei messo. Qui sotto abbiamo il sotto per l'ADF, e questo è l'ADF per scannerizzare e fotocopiare. Qui abbiamo lo scanner è ampio, da 1200 x 2400 dpi come risoluzione, e questo ovviamente è il corpo motore dello scanner. Poi abbiamo la vista interna che si apre da qua, ok, e rimane fisso grazie a questo, rimane ben stabile. Qui è la parte interna della stampante. Qui abbiamo il carrello delle cartucce e la stampa fa 4800 x 2400 dpi di risoluzione stampa, in cui anche la testina ogni testina di stampa sono con la tecnologia Precision Core, quindi il che significa che stampa a freddo come una laser, come una stampante laser. Le laser di solito diventano caldi, sono anche cancerogene, sottolineo questo, e il classico a inkjet invece sono a tecnologia fredda. Esce il foglio freddo e stampato come una laser, quindi professionale. A questo punto ci tengo a dire che le cartucce sono questi qua, queste al momento sono quelle originali di Epson, e come dimensioni sono più grandi rispetto allo standard delle cartucce di stampanti più economiche, e questo spazio che voi vedete qui, questo che mi sono chiesto anche io come mai c'è questo spazio, perché non c'è un'altra cartuccia, perché la stampante questo spazio lo occupa solamente la serie 7000, cioè la cartuccia del nero, questa allora è la serie 3000. Poi c'è la serie 4000 che è uguale, identica, ma è solamente leggermente più grande e più veloce in termini di stampa. E poi c'è la serie 7000 che è solamente la stampante più grande, quindi un formato A3 invece della 4. Cosa ha di più? Che lì si ci può mettere una cartuccia, invece di essere singola, si ci può mettere la cartuccia XXL, che è una grande cartuccia fino a qui, del nero. Il consumo delle cartucce varia, dipende da quello che stampate. Di solito, se sono tutti documenti, penso che il rendimento di questa cartuccia 405, che ne fa 350 pagine di rendimento solo col nero, potrebbe essere giusto. Però c'è anche un'altra cosa che devo dire, questa la specifico immediatamente, che questa stampante è dotata di pulizia automatica ogni mese, e non c'è verso di disabilitare questa pulizia testine automatica. Uno, per il verso che è buono perché pulisce le testine e rimangono sempre pulite. La seconda invece, che ogni pulizia che fa, ogni pulizia testina, si mangia un quarto di cartuccia, e questo non va bene, perché confrontando ogni mese, se volete rendere questa cartuccia 350 pagine effettivi, non ce la farete né ora né mai. Se volete stampare tutti i giorni,
forse 350 pagine le farete, ma se sono ogni mese non ce la farete perché c'è questa pulizia automatica e secondo me è una cosa che Epson dovrebbe metterla non obbligatoria, cioè io se voglio farla la faccio, se no nulla. Gli altri programmi che Epson dà alla stampante sono questi qua che vedete nella cartella Epson Software. Ha più senso questa qui, Scan 2, per scannerizzare tutto quello che volete, Scan Smart, Photo Plus, e questo qui ovviamente per vedere tutto sulla cartuccia e sulla pulizia della stampante, è molto utile per me, però secondo me la trovate soltanto sul Mac. Questo qui ovviamente è il software Updater per verificare aggiornamenti alle applicazioni e anche a questo punto anche sulla stampante. Andiamo sul display e sul software della stampante. Qui l'abbiamo regolabile, quindi è un regolabile abbastanza rigido, abbiamo dimensioni fino a qui sopra così, oppure dove volete. Io di solito la tengo in questo modo. Il display è un 6,8 cm touchscreen classico LCD, non ho riscontrato problemi. L'unica cosa, due sono le cose che devo dire. La prima è che il touch è sensibile e questa è una cosa buona. La seconda è che si sporca subito. Vi farò vedere dopo il test di stampa della stampante, come stampa e la velocità che ha e tutt'altro. Idem anche lo scanner, scannerizza benissimo i documenti, anche le foto vengono benissimo. L'ADF è abbastanza veloce e fotocopia bene, come lo scanner piano, e scansiona documenti uguali, anche se c'è sempre una differenza perché lo scanner piano è sempre migliore rispetto all'ADF, ma è stato, posso dire che è stato abbastanza ben migliorato in questi anni, soprattutto l'ADF e il motorino dell'ADF. Prima si inceppava, c'erano problemi, si rompeva all'improvviso, ora invece è completamente tutt'altra cosa. Lo scanner finalmente adesso è molto più silenzioso di prima. Accendiamo la stampante. Questo è il tempo che dà alla stampante ad accendersi, perché si sistema la testina di stampa, lo scanner che già lo vedete qua e un po' di tutto. Allora, come vedete qui abbiamo quindi il display che più o meno certo è piccolino come ho detto, ma comunque. Allora, qui abbiamo touchscreen, la home, qui abbiamo ovviamente la guida con risoluzione dei problemi oppure come fare per quella cosa che vi serve e che non qui sopra abbiamo gli altri che ora vi farò vedere. Questa è il display, quindi l'interfaccia home, abbiamo quindi il copia, la scansione, il fax, dispositivo di memoria, quella esterna, la manutenzione della stampante e le impostazioni. Poi abbiamo qui le chiamate, la posta in arrivo tramite fax. Come vi ho detto, visto che si sono illuminati sopra, abbiamo touch, questo qui vi indicherà lo stato di rifornimento, cioè le cartucce in che stato sono, e anche lo stato infatti della cartuccia di inchiostro. E andando come prima, qui abbiamo ovviamente il tasto Wi-Fi che ovviamente vi dice Wi-Fi consigliato, che già è connesso alla rete, quindi le stesse identiche cose sono spostate qua sopra. Poi abbiamo quindi, allora andiamo dalle impostazioni, partiamo dalle impostazioni, abbiamo impostazioni generali, in qua abbiamo le impostazioni di base della stampante, di rete, del servizio di web, impostazioni fax, impostazioni scansione. Vi faccio vedere tutte le impostazioni che ha la stampante. Questo è il fax, impostazione di rete, qui abbiamo le configurazioni wifi, lo stato della rete, le avanzate, quindi potete mettere altro. Poi abbiamo quindi le impostazioni di stampante, qui abbiamo l'impostazione di alimentazione, che ovviamente noi abbiamo l'impostazione della carta, dell'Automatic 4, quindi questo qui io li ho attivati, di stampa universale, qui abbiamo altri tipi di impostazioni sulla stampa, qui potete mettere tutte le specifiche che volete, carta spessa che è disattivata, modalità silenziosa che è disattivata, il tempo di asciugatura lo potete mettere standard, lungo o più lungo, questo ovviamente per la carta fotografica serve,
che si può fare il bidirezionale. E poi abbiamo quindi impostazione di base, che abbiamo la luminosità LCD che è messa al massimo 9, non lo possiamo mettere dal più minore, dall'1 al massimo, io meglio lo metto al massimo. Poi abbiamo quindi il suono sia all'inizio che alla fine, e il timer di sospensione che io ce l'ho messo a 10 minuti, lo possiamo mettere anche fino a un massimo di 60 minuti. Quando la stampante voi non la utilizzate oltre i 10 minuti che ho messo, va in stand by, lampeggiando il LED dell'accensione. Riattiva da sospensione, lo possiamo fare riattivando con un tocco al display, oppure anche con il tasto qui, quindi si può fare pure. L'impostazione di spegnimento, impostazione della data e dell'ora, il paese zona, lingua, ci sono tutte le lingue, lo sfondo è quello blu, perché ho messo blu perché mi piace di più, però si può fare nero, e vi faccio vedere com'è, ed è così, oppure bianco e così, che lo vedete ed è il classico. Ma queste sono quindi le impostazioni più o meno generali della stampante. La manutenzione, noi abbiamo la regolazione qualità di stampa, che non l'ho provato sinceramente, controllo degli ugelli della testina, e noi lo possiamo fare anche subito. Sì, vi faccio vedere come funziona. Ovviamente la stampante mi sta dicendo se è tutto a posto o no ed è perfettamente pulito. Come vedete qui il display vi indica se ci sono linee di effettuare una pulizia delle testine, ma ovviamente va benissimo. Poi ovviamente c'è la pulizia delle testine, l'allineamento della testina in caso che fossero storte. Ovviamente lo fate e lei cerca di allineare le testine della stampante. La sostituzione della cartuccia, la pulizia guida della carta, ed è quello che vi ho fatto vedere da dietro, anche da sotto, e cerca di pulire questi rulli. E poi rimuovi la carta inceppata da dietro. Poi c'è lo stampa al foglio di stato, che al momento è. Questi sono ovviamente i conteggi delle stampe che io ho fatto, e li possiamo anche stampare. Qua ci sono ovviamente le impostazioni dell'utente, sulla fotocopia, sulla scansione su email, sul computer, su dispositivi memoria, cloud. Poi c'è ricerca clienti, ripristina ovviamente impostazioni predefinite di fabbrica, e l'aggiornamento firmware, che qui abbiamo la possibilità di aggiornare il software in tempo reale. Quindi, come ho detto, la manutenzione è così. Qui avete ovviamente questo qui. Questa è per il dispositivo esterno. Poi abbiamo quindi sul fax, ovviamente vi dirà così, ma è inutile che ve lo spiego, vi faccio vedere un po' come va, ma è inutile che ve lo spiego perché al giorno d'oggi è un po' inutile. E poi abbiamo quindi scansione, che la scansione vi dirà come fare la scansione: cartella di rete, o per via email, per via computer, per dispositivo di memoria esterna, per cloud, per USB. A questo punto voi per esempio mettete via computer, qui potete selezionare il computer, l'anteprima sul computer e tanto altro. Identica cosa anche in altri posti: cloud, USB, cartella di rete. Questo ovviamente vi dovete impostare la stampante con il wifi o con la connessione. Poi abbiamo quindi, per fare la fotocopia, qui abbiamo un po' di più da spiegare. Quindi allora potete fare bianco e nero, e voi come lo capite se è bianco e nero o colori? Basta da qui, quindi colori, lo vedete che già cambia. Qui potete impostare la copia e poi fate ok. Qui abbiamo l'anteprima, ma purtroppo già sta facendo l'anteprima. E come vedete l'anteprima del display, per qui quando ho aperto ovviamente lo scanner, e vi dice prima come viene la fotocopia, prima di fotocopiare quell'immagine, poi avvia copia per stamparlo. Chiudi. Poi abbiamo quindi qui fronte, oppure fallo di fronte e retro.
mettete fronte retro, potete fare altre impostazioni come la direzione leggibile, verso sinistra, bordo sinistro, destro, eccetera. Poi qui potete avere la densità di colore, la densità più alta, la densità più bassa, e basta. Poi avete qui l'impostazione avanzata, che l'impostazione carta vi dice esattamente qual è il foglio che state utilizzando, e qui andate poi nelle impostazioni. Se volete fare lo zoom effettivo qui ovviamente avete anche gli altri della carta e quale zoom volete fare. Dimensioni del documento, se volete fare il multipagina, c'è anche multipagina in altre impostazioni. Poi tipo di documento, se è testo, testo immagine, foto, testo, io ho sempre lasciato testo e immagine. Termine, raggruppa stesse pagine oppure le fascicola, orientamento verso sinistra, perché qui lo potete vedere esattamente, questo ovviamente sia per lo scanner piano e sia per lo scanner ADF. E poi ovviamente la qualità d'immagine, qui potete mettere anche contrasto, saturazione, bilanciamento, regolazione tonalità, eccetera, eccetera. Immagine di rilegatura, poi c'è riduzione adatta alla carta, rimuovi ombre, rimuovi segni di foratura, copia della tessera ID, e questa è un'altra impostazione che è abbastanza utile, e qui ovviamente avete poi sempre le stesse impostazioni, cancella tutte le impostazioni. Questa è una cosa buona per la fotocopia, e qui la DF si illumina quando ovviamente un foglio voi lo pigiate qua. Sentite, e c'è la DF che accedo, se lo tolgo si toglie. Una cosa che ci tengo a dire è che quando voi caricate la carta, caricate qualsiasi carta e voi poi chiudete, il display vi indica automaticamente quale carta hai messo nel cassetto. A quel punto noi possiamo mettere A4 o la 10x15, la 6, B5, B6 e tutte le altre dimensioni, anche la busta, la lettera, la illegale, oppure definito dall'utente. Noi possiamo mettere quale tipo di carta è: intestata, riciclata, colorata, prestampata, la carta spessa, matte, ultra gloss. Questi qua sono poi quelli di Epson originali, oppure photo quality inkjet, che è la carta fotografica. Adesso vi faccio vedere come esattamente la sua velocità di stampa e di scansione fotocopia alla stampante. Qui sta stampando un foglio, allora qui ho stampato, diciamo, le specifiche tecniche del prodotto per farvi farvi vedere come va la stampa, la qualità stampa della stampante. Come vedete vanno perfettamente bene i colori, la qualità anche dell'inchiostro, che vi posso dire che è ottima. La velocità è abbastanza ottima di stampa normale, standard. Adesso invece la stampa in fronte retro, la stessa identica stampa, guardate come va, guardate ora come la gira. Ora se la rientra tutta, la gira e stampa l'altra pagina. Ok. Adesso vi faccio vedere la fotocopia, come si fa e come è la velocità di stampa che ha. Quindi dovete mettere qui, facciamo a colori, normale. Quindi la fotocopia risulta ben fatta, la resa c'è. Adesso vi faccio vedere la
fotocopia fronte retro. Come si fa? Quindi fronte retro, verso sinistra, bordo sinistro, va bene. Ok, facciamolo invece in bianco e nero, perché a colori in bianco e nero si può fare ugualmente. Lei la stampa, avvia scansione oppure di finire qui, quindi dovete girare a questo punto il foglio e poi avviate la scansione. Lei fa la fotocopia, gira e fotocopia la seconda pagina. A questo punto, come vedete, adesso vi faccio vedere la fotocopia ADF, quindi regolate bene questo qui, in bianco e nero. Per sbaglio ha fatto 2 pagine, vabbè, però la fotocopia in bianco e nero, cioè si può fare anche a colori con l'automatico. Mettiamo ADF, mettiamo così ADF e procediamo alla risoluzione 200 dpi all'anteprima. Come avete visto, qui l'ha fatto sì al contrario, perché l'ho messo io al contrario. Lo rimetto a punto qui, chiudiamo e vado sull'acquisizione. Questa è l'anteprima, quindi non è l'acquisizione. Facciamo l'acquisizione dell'immagine. Quindi questa qui è l'acquisizione dell'immagine. Se vedete, più o meno è fatto bene. Alla fine di tutto, come avete visto, la velocità di scansione di ADF, di stampa, di fronte retro sono veloci e abbastanza qualità. La stampante è di ottima qualità, stampa bene, scannerizza bene i documenti, anche le foto. L'ADF funziona benissimo finalmente, dopo che stampanti Epson di prima avevano il problema dell'ADF di mezzo difettoso, che o si inceppava o che si rompeva il motorino. Quindi finalmente l'ADF non solo è molto più veloce a scannerizzare, ma anche gira liscio, come avete visto quindi nel video. E stampa bene, esce subito, è abbastanza veloce, vi ho già detto quanti secondi esattamente fa la stampante. Poi come qualità è abbastanza robusta, ottima qualità, i materiali sono buoni, buono al tatto, buona l'ergonomia del display che è abbastanza rigido, buono il cassetto carta che fa fino a 250 fogli e buono il fatto che c'è anche il serbatoio di scatto che è removibile, che 10 anni prima le stampanti avevano questo tipo di difetto, che una volta che si riempiva questo serbatoio si doveva andare in assistenza. Poi che è facile da usare, che il software è sempre aggiornato, non sempre, ma più o meno ogni 3, 4, 5 mesi Epson rilascia un aggiornamento software, e ovviamente che è ergonomica nel punto di vista generale. Questi sono più o meno tutti i pro che sto dicendo. I contro sono che la pulizia al mese, quella che vi ho già spiegato quando vi ho fatto vedere le cartucce, la pulizia al mese, che ci sono 2 parti: la prima che è conveniente, che vi fa gli ugelli sempre puliti, la seconda che invece consuma inchiostro inutilmente. Cioè io compro la cartuccia per buttare inchiostro. Io questa stampante la uso ogni
10-15 stampe al mese e poi dopo un mese mi devo rivedere questa pulizia che mi consuma un sacco di inchiostro. E secondo me è inaccettabile perché è obbligatoria e non si può togliere questa opzione. Io vorrei che si potesse togliere questa opzione, ma Epson ultimamente ha fatto questa cosa che a me sinceramente non piace. Però nell'altro punto mi rimangono invece gli ugelli puliti. Questa è una cosa che ce l'hanno ormai tutte le serie di Workforce, anche le serie di EcoTank e anche le altre serie. Quindi a volte diventa anche non molto conveniente. Il display che è un pochettino piccolino, l'avrei voluto leggermente più grande e poi che si sporca subito il display con un paio di ditate. Non so se già state vedendo. Questi sono i punti contro di questa stampante. Allora, io ve la consiglio di acquistarla anche perché è compatta, ha tutto, ha anche il wifi per stampare ovunque, è stabile, il software è aggiornato e vi posso dire che non è male come stampante, meglio rispetto alle laser. L'unico problema è questo consumo, ma è dato questo consumo alla pulizia al mese. Detto questo, io ve la consiglio, la stampante ve la consiglio a un budget di 110-120 euro massimo, io l'ho presa a questo tipo di prezzo e ne vale la pena per quello che offre e quello che si presenta. Per il resto per me non c'è altro da dire, già vi ho fatto vedere un po' tutto. Grazie per avermi seguito in questo video, ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace alla recensione se vi è piaciuta. Se avete domande, dubbi di quello che volete, potete commentare e io vi rispondo quando vedo la notifica. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata.